Cos'è la concentrazione di un profumo? Cercheremo di andare oltre l'aspetto meramente nozionistico per fissare visivamente dei concetti tramite forme, colori, grane, cose che si possono vedere. La concentrazione indica la percentuale di concentrato puro, chiamato anche jus o olio profumato, ovvero la miscela di oli essenziali assolute e molecole di sintesi disciolto nell'alcol. Più questa percentuale è alta, più il profumo risulterà persistente e percepibile sulla nostra pelle. Possiamo immaginare le diverse concentrazioni di un profumo come differenti tecniche pittoriche. Partiamo dall'eau de toilette. L'eau de toilette contiene in media dal 5 al 15% circa di olio profumato e può essere paragonata alla tecnica dell'acquerello. Nell'acquerello la luce bianca del foglio traspare attraverso il colore. Allo stesso modo, nell'eau de toilette è la freschezza della nostra pelle che emerge attraverso il profumo. Ma passiamo all'eau de parfum. Qui la concentrazione sale, ci aggiriamo grosso modo intorno al 15-20% di concentrazione di olio profumato. Qui disegnerei un parallelismo con la pittura a olio. Qui il colore diventa più concentrato, più saturo e profondo, la struttura del disegno diventa più definita, le sfumature più complesse e come nella pittura a olio c'è una struttura forte che cattura lo sguardo, il profumo comincia ad avere una sua struttura e a essere riconoscibile al di là della pelle. E passiamo all'extrait de parfum, quindi l'estratto. Qui si ha la concentrazione massima di olio profumato, qui si va dal 20 al 40% di concentrazione, a volte si va anche oltre. L'extrait de parfum potrebbe essere paragonato alla pittura materica. Immaginiamo le tele di Van Gogh che spremeva direttamente i tubetti di colore sulla tela e li stendeva a spatolate. Il colore diventa proprio materia, diventa fisso, denso, tridimensionale. Lo stesso accade con l'extrait de parfum, che è proprio una presenza densa, iperconcentrata, che resta quasi scolpita sulla pelle per ore. Bene, anche per oggi abbiamo finito con il nostro lessico dedicato all'ABC della profumeria, raccontato con linguaggi sinestetici, in questo caso visivi. Nel video della settimana scorsa che vi lascio, non mi ricordo, boh. Ho parlato di altri termini del lessico base della profumeria disegnando però dei parallelismi con il mondo della musica. Andate a vedervi questo video e se vi piace l'idea di raccontare i profumi tramite linguaggi di vario genere che spaziano dall'arte alla fotografia, alla grafica, al cinema, considerate di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace e noi ci vediamo la settimana prossima per un altro contenuto.